Ciao a tutti amici, nei prossimi video farò una spiegazione sul funzionamento di questi tre tipi di motore per lavatrice. Sono tutti e tre motori a 220, alimentazione della rete di casa. Spiegherò come fare il collegamento, vedere gli assorbimenti di corrente, mi collegherò con l'oscilloscopio e vedremo alcune cose. Partiamo dal primo motore, che è il primo montato sulle lavatrici, che è un motore col condensatore, comunemente chiamato un motore a induzione. È un motore asincrono con due avvolgimenti, questo ne ha 4 perché ha un avvolgimento che è diviso in due, avanti e indietro, e più fa la veloce, quella per la centrifuga, che è un altro avvolgimento ancora diviso in due anche quello. Totale sono 4 avvolgimenti, ma poi vedremo nei dettagli. Questo motore ha uno statore avvolto con delle bobine di rame, all'interno invece c'è solo un blocco, diciamo, con una spira interna, un blocco di ferro con una spira interna, classico dei motori a induzione. Questo a spazzole invece ha le spazzole, vedete le spazzole, ha un collettore dove si appoggiano le spazzole, e questo, a differenza di questo a induzione che ha solo lo statore, questo ha lo statore avvolto con le due bobine qua, e in più anche il rotore che è avvolto, ha avvolto delle bobine anche sul rotore. Poi c'è questo, che è uno dei più recenti che vengono montati sulle lavatrici, è un classico motore trifase come quelli industriali, uno statore con avvolte delle spire e un rotore dove c'è una spira in corto presso fusa dentro nel metallo come quello a induzione. La differenza è che questo è trifase, praticamente funziona con 3 fasi sfasate di 120 gradi. In questo video andremo a vedere questo motore, che è quello più vecchio che veniva montato sulle vecchie lavatrici. Allora, partiamo subito dal collegamento. Praticamente vedete che ha 5 fili. Ora vi farò vedere uno schema. I 5 fili sarebbero questi: 1, 2, 3, 4, 5. Allora c'è un filo che è comune, che è il primo, io l'ho identificato, è questo. Poi ci sono due avvolgimenti della velocità lenta, che sarebbero questi, 1 e 1, 2, e due avvolgimenti della velocità veloce, che poi vi spiegherò meglio come individuare questi fili. Il motore dice che serve un condensatore da 14 microfarad, perché questi motori vecchi per lo spunto hanno bisogno di un condensatore, e ha due velocità, 2800 giri e 420 giri. Praticamente è un 2-12 poli. I due poli corrispondono alla velocità, quella veloce, diciamo, e invece le 12 poli corrisponde alla velocità lenta. Ora andremo a vedere come si fanno a individuare gli avvolgimenti. Prendiamo un tester, la scala, un tester, ok, mettete sulla scala degli ohm, ok,
prendiamo uno schema a portata di mano. Ho trovato questa documentazione su internet che mi dice come sono i collegamenti e come identificare i vari avvolgimenti. Allora, per prima cosa bisogna subito identificare quali sono gli avvolgimenti della bassa velocità. Allora, stando a questo schema che mi riporta proprio questo tipo di motore, mi dice che per i 12 poli, cioè per la bassa velocità, il collegamento è questo, e per i 2 poli il collegamento è questo. Allora, prima cosa, per individuare gli avvolgimenti della bassa velocità, bisogna vedere quali avvolgimenti hanno la resistenza più alta. Di solito sono 2 avvolgimenti uguali con la stessa resistenza, e andiamo subito a vedere come trovarli. Ci sarà un filo comune che io ho già individuato, è il bianco, e tra il bianco e questo morsetto ipotetico A e B dovremmo avere 2 bobine con la stessa resistenza. Allora, vediamo subito se noi proviamo tra il comune e questo, per esempio, abbiamo 87 ohm, 87,4, ok, 87,3, 87,4. Allora, guardando subito anche l'altro avvolgimento, ci accorgiamo che anche l'altro è 87,4. Quindi capiamo subito che questo è il comune, il bianco, e gli altri 2 sono le 2 bobine. Praticamente, guardando lo schema, questo è il comune e gli altri 2 sono questi, le 2 resistenze, le 2 avvolgimenti con la resistenza identica. Ok, per andare a individuare gli altri 2, io ho segnato come 87 ohm perché li avevo già misurati prima. Per andare a vedere gli altri 2 avvolgimenti, teniamo come comune questo, il bianco, diciamo, e andiamo a vedere l'altra parte. Qua sulla velocità, sulla seconda velocità, che è quella velocità più alta, mi dice che c'è un avvolgimento diverso dall'altro, quello più basso dove andrà collegato il condensatore, e quello di lavoro che ha 47 ohm. Ok, vedete, 47 ohm, che è questo qua. Quindi adesso andiamo a fare subito delle prove. Cercherò con l'aiuto di questo schema a farvi capire come funziona la bassa velocità avanti e indietro e l'altra velocità. Allora, avendo individuato l'avvolgimento della bassa velocità, scriviamo bassa qua così ci capiamo, bassa, alta, ok, questi sono gli avvolgimenti. Allora, il neutro va collegato sempre sul comune qua, anche se dovreste invertire fase e neutro non succede niente, però per convenzione il neutro lo disegniamo qua al comune. Allora, avendo individuato questo che è l'avvolgimento della bassa velocità, per far girare il motore noi dobbiamo alimentare con la fase questo avvolgimento, e tra la fase e il condensatore dobbiamo andare a collegarci sull'altro ramo dell'avvolgimento. In questo modo il motore girerà in un senso, ok? Per farlo girare nell'altro senso basterà che questa fase qua, invece di collegarla di qua, la collegheremo dalla parte opposta, cioè di qua. Ok? Il neutro resta collegato qua, il condensatore resta collegato in parallelo a tutto l'avvolgimento e la fase viene collegata di là e il motore gira nell'altro senso. Per l'alta velocità, siccome che nelle lavatrici l'alta velocità corrisponderebbe alla centrifuga, dovrebbe girare solo in un senso. Quindi, come abbiamo visto in questo motore che è progettato con una bobina più bassa di resistenza, mettiamo questa che era 18 ohm,
e questa che era 47, come andrà collegato? Andrà collegato con la fase qua, il neutro qua, ok, e poi il condensatore tra gli estremi dell'avvolgimento, ok? Perché il condensatore, da come è progettato il motore, deve essere collegato sulla parte dell'avvolgimento più basso. Così facendo il motore renderà al massimo. Se invece lo collegheremo di là, il motore non rende come deve rendere, avrà degli assorbimenti sballati, e collegandolo di là, come in questo caso, come abbiamo fatto con la bassa velocità, che se la fase la metti di qua gira in un senso, la fase la metti di là gira nell'altro, il motore girerà sì in un altro senso, però avrà degli assorbimenti diversi perché il condensatore risulterà dall'altra parte e collegato all'avvolgimento più alto. Dunque per l'alta velocità, con questi tipi di motori progettati così, dovrebbero girare solo in un senso, perché questo avvolgimento serve solo per diciamo l'avviamento, come dice in questo schema: avvolgimento più basso avviamento e lavoro è l'avvolgimento più alto. Spero di essermi fatto capire, e ora procediamo con i collegamenti. Io per testare il motore cosa ho fatto? Mi sono segnato la spina in modo che, mettendola sempre in questo verso dal lato dove è verde, ho sempre il neutro su questo filo, perché così so che il neutro lo collego sempre al comune. È vero che non è indifferente, perché poi se giri la spina il motore dovrebbe andare lo stesso, ma siccome che dopo farò degli esperimenti con l'oscilloscopio, devo essere sicuro che questo è il neutro, perché se mi entra la fase nell'oscilloscopio potrei bruciarlo. Collegherò anche questo strumento per vedere gli ampere e la potenza del motore. Questi sono i watt e questi sono gli ampere. Vado a vedere subito qual è la fase del neutro. Allora, mettiamo su volt alternati. Allora collego la spina, ok, mi metto tra la terra e la fase. Qua abbiamo 218 volt e qua abbiamo il neutro, ok, così siamo sicuri che il neutro è sul blu. Cominciamo col collegare il neutro con il primo filo, che è il comune, che è il bianco, ok, neutro, ok, poi proviamo uno dei due avvolgimenti a caso della bassa velocità che abbiamo individuato prima. Un po' il filo bello lungo, ok. Inserendo la spina e avendolo collegato sulla bassa velocità, il motore gira in un senso, assorbe un ampere, però senza condensatore il motore non avrà forza, infatti vedete che lo fermo come niente, ok. Poi il motore va a 1,2 come ampere, adesso sta assorbendo un ampere, vediamo per curiosità anche la potenza. La potenza siamo a 139 watt. Allora, per aumentare la coppia e per dargli il giusto senso di direzione, bisogna collegare un condensatore sull'altro avvolgimento. Noi adesso abbiamo collegato il neutro al comune
e una fase da una delle due parti dell'avvolgimento. Il condensatore va collegato alla terza fase, di modo da portargli un'altra fase che deve essere sfasata più possibile vicino a 90 gradi, perché è questo che richiede anche la costruzione del motore, diciamo. Va collegato tra l'altro avvolgimento, che è questo, poi ci collegate il vostro condensatore. Ok, ora partiamo con quello più basso da 6,3 microfarad e la fase che è questa. Collegatevi qua. Ok, questo è il condensatore che va sull'altro avvolgimento. Ok, ora diamo alimentazione e vediamo cosa succede. Allora, il motore gira nel senso, ok, adesso sta girando a destra, noi facciamolo girare a sinistra e vediamo che ricomincia ancora a girare a destra, perché adesso il condensatore con la seconda fase che gli arriva obbliga il motore a girare nel senso giusto, ok? Anche se io dovessi girarlo al contrario dall'altra parte, il motore parte sempre a destra. Abbiamo un assorbimento inferiore 0,85 col condensatore, però per vedere il nostro sfasamento e per vedere se il condensatore è quello giusto, è quello, diciamo, che renda al meglio, dobbiamo vederlo con l'oscilloscopio. Ora collegherò l'oscilloscopio, anzi prima vi farò vedere che adesso il motore avrà un'altra coppia, sarà più difficile da fermare. Vedete che è più duro? Adesso perché c'è un condensatore da 6,3, ma quando avremo il condensatore giusto avrà anche una coppia più forte. Per farlo girare al contrario dovremmo solo portare questa fase qua dalla parte opposta e adesso vi farò vedere. Allora, la fase da qua arriva qua, ok, togliamo questo lo mettiamo di qua logicamente e questo lo mettiamo qua. Ok, ricordatevi come girava prima, che girava il senso destroso a destra. Ora dovrebbe girare dalla parte opposta. Speriamo di non fare qualche cortocircuito qua. Dovrebbe girare dalla parte opposta. Dov'è la spina? Eccola qua. Ok, vedete che adesso gira nel senso inverso? Ma anche se io dovessi girarlo a destra, e lui trova il suo senso. Già con questo condensatore è aumentata la coppia e ha il suo senso di direzione del motore. Ora collegheremo l'oscilloscopio e vedremo alcune cose. Ho collegato l'oscilloscopio, ho impostato le sonde a 10x, ho collegato la massa sul neutro, perché tutte e due le masse delle sonde sul neutro, perché almeno sono sicuro che non entra la fase sulla carcassa dell'oscilloscopio che è messa a massa, sarebbe un cortocircuito netto. E andremo a vedere questo sfasamento, impostato anche 10x le due sonde sulla visualizzazione della tensione, così vediamo anche la tensione che viene visualizzata. Allora mettiamo la spina e vediamo, questa è in giallo, che è la fase diretta che è collegata qua, che va direttamente sul motore, mentre invece l'altra, che è questa, l'altra
sinusoide, che è quella in rosa, che è collegata al condensatore, che va all'altra polarità dell'avvolgimento. Da qua vediamo subito che l'onda sinusoidale, quella rosa, che è collegata al condensatore, non è in fase con quella di quello giallo. Dunque vuol dire che il condensatore sta facendo il suo lavoro giusto, sta sfasando quella fase lì rispetto a quella originale di entrata, quella di ingresso del 220. Se noi adesso andiamo a rappresentarlo sull'asse XY, posizione, vediamo di quanto è sfasata. Allora, per ottenere uno sfasamento vicino a 90 gradi dovremmo vedere sull'asse XY un cerchio, perché il cerchio rappresenta un angolo di sfasatura di 90 gradi. Se noi andiamo a prendere la stessa fase, vedremo che l'angolo di sfasatura adesso ve lo faccio vedere qua, risulta di 0 gradi. Quando prendiamo la stessa fase è di 0 gradi. Infatti se andiamo a vedere le due sinusoidi, vediamo che si sovrappongono. Se invece io vado a prenderlo in questo punto, vediamo che le sue due sinusoidi sono sfasate. Rappresentata sull'asse XY praticamente abbiamo quasi un cerchio. Per arrivare al cerchio bisogna aumentare la capacità del condensatore. Avendo collegato il condensatore da 12,5 microfarad, vedete prima cosa che la tensione si è portata allo stesso valore dell'altra. Allora andiamo a vedere le misure, vediamo che la tensione risulta RMS 228 volt 237, abbiamo lo stesso livello di tensione. Ora andiamo a vedere sull'asse YY e vediamo che abbiamo quasi un cerchio, dunque questo condensatore siamo vicini al condensatore che è ideale, diciamo, per questo motore. Lo sfasamento, quando un cerchio, quando sull'asse XY viene rappresentato un cerchio, lo sfasamento è prossimo ai 90 gradi, cioè un cerchio perfetto a 90 gradi. Questo è un po' distorto, dunque questo condensatore potrebbe essere l'ideale. Vediamo anche la coppia che ha il motore, proviamo a tenerlo fermo. Infatti faccio una fatica a tenerlo fermo, mi scivola ancora. La corrente avete visto che resta su 1,06 e niente. Ora andiamo a vedere con l'altro condensatore più grosso come si comporta. Colleghiamo il condensatore più grosso da 25 microfarad. Collegato il condensatore, inseriamo la spina. Ok, è già cambiato il rumore, c'è qualcosa che non va. Vedete la tensione, l'altra che è salita molto. Ok, sentite il rumore. Assorbimento 1,82, mi sa che questo è troppo grosso. Ora andiamo a vedere sull'asse XY, vedete che è cambiato ancora. Praticamente lo sfasamento è andato dalla parte opposta, dunque vuol dire che questo non va bene. Si scalderà molto il motore, l'assorbimento è alto, il condensatore vuol dire che è troppo grosso. Dunque quello che dice dai dati di targa è il suo 14 microfarad è quello ideale. Potrebbe andare bene anche questo da 12,5 come abbiamo visto, perché si avvicina molto. Dopo aver ricollegato il condensatore giusto, andiamo a vedere quello che è l'alta velocità. L'alta velocità vedremo solo un senso, perché
motore proprio progettato per girare solo in un senso. Quindi andremo a collegare faccio vedere lo schema. Andremo a collegare il neutro sempre sul nostro comune che è il bianco, e gli altri due fili, uno lo collegheremo, quello del condensatore, sull'avvolgimento più basso, cioè questo da 18 ohm, che è l'avviamento, che sarebbe questo filo marrone, e l'altra, la fase diretta, lo collegheremo sull'avvolgimento del lavoro, che è questo qua. Allora, uno su qua, uno sul primo filo qua blu, che è il condensatore, e l'altro sul filo rosso. Praticamente ora vi faccio vedere subito. Allora, questo che è la fase la colleghiamo qua su quello della resistenza più alta, e la resistenza più bassa ci colleghiamo al condensatore. Vedremo ora, faremo partire e vediamo cosa succede. Ok, avete visto che è partito? È partito con l'alta velocità. Lo sfasamento andiamo a vedere come è quasi rotondo, cambierà qualcosa perché gli avvolgimenti sono diversi. Però le tensioni vediamo che sono tutte e due sui 200 volt, perché sono tutte e due alte uguali. L'altra cosa che volevo farvi vedere era l'assorbimento. Vedete che siamo ancora su 0,99, 1 ampere. È un'ulteriore prova che il motore è collegato correttamente. Ora proverò a togliere il condensatore e vi farò vedere a far partire il motore per vedere se ce la fa o non ce la fa. Secondo voi ce la farà o non ce la farà? Stacchiamo corrente, stacchiamo il condensatore. Ok, colleghiamo. Vedete che ce l'ha fatta perché stava già girando. Ok, se noi invece facciamo così, lo fermiamo, il motore difficilmente partirà. Avete visto? Assorbe circa 2 ampere ma non ce la fa a partire. Se noi dovessimo aiutarlo, vedete che pian piano ce la fa a partire. Ok, però senza condensatore abbiamo quell'assorbimento qua irregolare da 1,25. Da solo non parte, vedete 1,25, 2 non parte. Mettiamo il condensatore, il motore parte subito, assorbimento 0,98. Andiamo a vedere anche che forza che ha. Forza è buona. Stacchiamo ancora corrente, facciamo un'ulteriore prova. Stacchiamo il condensatore, anzi facciamolo girare. Ok, stacchiamo il condensatore, lo facciamo girare e senza condensatore vediamo che forza ha. Infatti vedete che lo fermiamo subito. Adesso lo aiutiamo a partire e l'assorbimento ritorna a 1 ampere e 2 senza condensatore. Col condensatore, che è il funzionamento corretto, abbiamo anche un assorbimento giusto. Vale anche qua sul discorso dell'alta velocità il senso di rotazione. Senza condensatore, se io lo lancio in un senso, lui girerà in un senso. Se lo lancio nell'altro, girerà nell'altro senso. Con questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E arrivederci alla prossima con il motore a spazzole e l'altro trifase che farò nei prossimi video. Ciao a tutti.